Buongiorno, facce addormentate. Sono qui io e il buon Paoletto, svegliati di prima mattina di sabato, primissima mattina, perché come vi avevo anticipato abbiamo questa bellissima signorina da rimontare. Vi presento il buon Paolo, intanto, che vedrete nei prossimi video, e vi spiegheremo più o meno qual è la storia di questa moto. Moto partita dall'Italia, RS250, era stock. Più o meno quando l'hai presa? Era. Come potete vedere non c'è più niente di stock. Il telaio però sì, Telaio e forcellone sono originali. Telaio e forcella originale. Le ruote per poco, i cerchi. Per ora i cerchi sono originali. Aspettando la consegna dei nuovi cerchi. Innanzitutto vi faccio vedere un'immagine di quello che era dall'Italia. Poi qual è la storia di questa moto? Raccontaci un po', cioè da dove è partita? Era sempre stata la moto dei miei sogni. Classe immagine RS250, cresci con i due tempi, anni 80, anni 90. Bellissimo. Qual è la moto che vuoi? Sì. Chi è che non la vuole? Questa è la domanda. Tutt'oggi c'è gente che ancora sbava. Esattamente, uno di quelli sono io. Allora ho deciso che, sai che faccio? Fammi vedere, inizio a smanettare su internet, dato che l'estate di quell'anno dovevo andare in Italia, in Calabria, ne trovo un annuncio prima su un gruppo Facebook di RS250 Italia, di questo ragazzo che la vende, la messa in bene. Mio fratello impegnatissimo col lavoro non riesce a vedere questo ragazzo, il ragazzo spazientito, ma anche tu mi cari il pacco? Faccio no, vedi che la sta comprando, gli ho detto, non ti preoccupare. Insomma, si incontra, mio fratello la prende, firma a nome mio, insomma, e prendiamo la moto. Arrivo in Italia con mia moglie e inizio a pensare, ma io sta moto come c***o la spedisco? Ho detto, ma sai che c'è? Fammela smontare e la metto in 6 pacchi da circa 25 kg. Incredibile, circa 25 kg l'uno, e una delle mie valigie ho gli scarichi e altri pezzi e viaggio con quelli, chi se ne frega. Nulla, arriva al tutto, io super contento e eccitato. Immagino, moto a E pezzi inizio a d'Italia. rimontarla, quindi Tipo i Lego, quando ero ragazzino ti arrivano i pacchi di Lego nuovi. Stessa roba, questo è un Lego formato adulto. Quindi ho dovuto scaricare tutti quanti, diciamo, gli esplosi della moto per vedere se mancavano pezzi, e come al solito mancava una rondella qua, un bullone qua. Ovviamente. Poi maniaco come sono, inizio a comprare bulloni nuovi, rondelle nuove, cuscinetti nuovi, inizio a rimontare telaio e forcellone. Allora inizio a occuparmi del motore. Quando apro il pacco del motore, oddio, sembra che ci hanno giocato a pallone col pacco. Bellissimo. Quindi hanno rotto un supporto del motore che va al telaio, tutti quanti i leveraggi del power valve, della valvola, piegati, cavetti, buttati. addio, insomma un sacco di danni. Vai a trovare ste parti, ho dovuto ordinare parti dal Giappone perché lì sono pure impazziti quei due tempi. Parti dal Giappone, di una moto italiana. Una moto italiana, e insomma alla fine riesco a trovare tutte quante le parti, lo riassemblo, lo restauro, arriva il momento dei pistoni, lo metto. La testata non mi chiude bene, stringi, alla fine, dopo vari tentativi in cui perdeva la testata, riesco a chiudere questo benedetto motore. Verniciatura, carene nuove, Piga Bodywork, che è le stesse che abbiamo qua. Abbiamo un track day organizzato dalla concessionaria e io non posso mancare. Ho deciso di mettere sul carrello la mia vecchia Tuono e l'RS250. Prima sessione, esco con la Tuono. Mi diverto un pochino, bla 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 bla, inizio a strisciare troppo le pedane, faccio faccio non può essere quello il mio limite oggi. Guardo la 250, faccio ma sai che c'è? Dato che l'avevamo portata solo per farla vedere praticamente, perché qui è di nuovo gemma rara proprio. Faccio ma sai che c'è? Fammi prendere il 250. Prendo il 250, iniziamo a girare, io rimango scioccato perché ha una velocità in curva di percorrenza che è folgorante, cioè con gente che normalmente giro, iniziate a passarli in esterno, in interno, sui corpi, sorpassi
impossibili. Allora io praticamente col sorriso veramente sotto il casco, in cui ho inchiappettato con un 250 con 60 cavalli, lo conoscerete tutti, Max Priest, in cui c'è anche il video. Grande. L'ho inchiappettato. A un certo punto io appena arrivavo sul dritto, sulle parti diciamo in cui serve la I cavalleria, cavalli. e lì mi davano il resto, nel senso che erano proprio avvelenati con me e mi passavano a pelo. Se sta moto avesse qualche cavallo in più sarebbe proprio perfetta. E da qualche cavallo in più, circa 60 scarsi, siamo passati a parecchi cavalli in più, circa 110 alla ruota. Che è quello che ha la mia Hypermotard 1100. Tra parentesi. Esco dall'ultima curva, mi metto sul rettilineo, ho entrato. L'unica cosa che non vuoi sentire quando sei sui tempi. Grippato. Porto la moto in garage. Cacchiarola. Dato che sapevo che i cilindri erano un pochino stanchi, inizio a vedere insomma quanto costano i cilindri, se esistono elaborazioni per l'RS250 pochissime e non affidabili, e sono parecchio costosi. Allora inizia la mia mente a frullare e dico: come faccio a metterli tanti cavalli, quelli che voglio, su sta motoretta? Dato che avevo una motocross, un KTM 300 due tempi, un giorno facendo cross vedo sto benedetto quad ATV, si chiama qua, si chiama Banshee, che era due tempi, lo sento sto rumore, oh, bello, ho detto, cazzo. E inizio a informarmi su sto Banshee, che è 350, 60 cavalli, ho pensato, cazzo me lo fa fare di nuovo 60 cavalli e fa tutto sto casino? No. Quando inizio a smanettare sui forum Banshee, vedo che questo benedetto motore, c'è gente che l'ha portato a 190 cavalli anche. Allora inizio a informarmi e tra domande, tra mie ricerche, inizio a capire che configurazione di motore poter mettere per non esagerare, avere cavalli ma avere ancora affidabilità. Certo. Abbiamo deciso praticamente per un 420 di cilindrata e poi ovviamente big bore da 350 cc a 420, due simpatici carburatori che sono praticamente due lavandini. Sì. Sono 238 PVK a Kane, che sono circa 6 inch, sì, perché più corti praticamente non rendono come dovrebbero. C'è la frizione sempre ricavata dal pieno della Inson col sistema antibloccaggio, tutto cambiato fondamentalmente, quindi frizione, albero motore, pistoni. Poi ovviamente c'è lo scarico, e questa è una perla, perché lo scarico, ovviamente il motore è adattato su un RS250, gli scarichi Banshee solitamente sono laterali al motore, quindi questi scarichi sono stati fatti appositamente da montare su questo motore, però pensando al telaio dell'RS250 e a farla uscire lateralmente su questa moto. Notare, attenzione, Attenzione. questa è la perla, Anche questa è la perla. Anche questo, ora ne parleremo anche di questo. Alla fase di assemblaggio. Ovviamente la culla motore è fatta su misura, grazie a Dio vendono un kit per di nuovo alloggiare questo motore su questo telaio. Pazzesco. E poi arriva il momento tragico. Ok, raffreddamento. Che facciamo? Ho dovuto trovare un radiatore delle giuste dimensioni e Giuste dimensioni, è opinabile. e che avesse È più grande della moto. che avesse le giuste entrate e uscite del liquido e i vari sfiati del tappo e il richiamo, perché il Banshee sulla testata ha un altro diciamo flussaggio, ha un altro condotto del liquido di raffreddamento, questo qua. Quindi vai a trovare sto maledetto radiatore con entrata, uscita, altra uscita, eccetera eccetera, e ho deciso per un radiatore aftermarket di un Hayabusa. Esattamente. Ho detto, se raffredda l'Hayabusa Raffredderà anche questo. Le staffe che tengono tutta l'elettronica qua, che quella dell'elettronica è ridotta ai minimi termini, se la possiamo chiamare ancora elettronica. Abbiamo bobina e centralina. L'avantreno è totalmente di una RSV4, la mia vecchia RSV4 2010, quindi sono forcelle Showa e cartucce Mupo, pinze radiali Brembo M4, quindi passiamo poi dalla
l'RS250 aveva 2 dischi da 300 se non sbaglio, allora 2 simpatiche pizze da 320 con attacco radiale. Poi Mupo, anche loro sempre pazientissimi, gli faccio: ascolta, c'hai un bel ammortizzatore per l'RS250? Cioè no, uno, ma sai, base. Faccio no. Base, noi non si parla di base. E noi abbiamo questo bellissimo AB1 Evo, che anche questo signorino, tutte quante la componentistica è ricavata dal pieno, con sempre specifiche fatte su misura per l'RS250, con peso pilota eccetera eccetera, con precarico idraulico regolabile da qua. E nulla, e ora siamo pronti. Le cerchi che dobbiamo assolutamente poi c'è ovviamente telaietto cambiare. posteriore, Diretto non è posteriore, originale sì. ovviamente. Vabbè, credo sia E neanche chiaro. quello anteriore è originale, neanche la strumentazione è originale, che è proprio minimalista. Cioè abbiamo soltanto girimotore, temperatura e velocità. Ah, la dice la velocità? La velocità la dice, un po' sballata ma la dice. I cerchi saranno in carbonio, quindi anche parafango anteriore carbonio di un RSV4, il schermino qua e via. E ora ci proviamo con le ruote in futuro. Ora ci accingiamo a rimontare e così ve la facciamo anche sentire. Speriamo. Anche perché io non l'ho sentita, speriamo sempre, perché ora andiamo a vedere. Sicuramente ci saranno dei problemi, ci saranno tante bestemmie e cose del caso. Con 2 tempi ci sono quasi Sempre così. bestemmie. Quindi vediamo che succede. Andiamo avanti con il montaggio. Are you listening? Damn. Yeah. 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 Ci siamo, eh? Speriamo che ci siamo. Speriamo. Usiamo le Che dita. non si sa mai. Quando rimonti in 2 tempi è sempre Sempre un po' Incrocia le particolare. Vai. Benza. Have you ever felt Are you listening? Damn. Che spettacolo. Nebbia in Valpadana. La moto è parzialmente ricostruita, abbiamo gli ultimi pezzi qui da montare, sella, sottocarena e quant'altro. fra 5 settimane teoricamente arrivano i cerchi in carbonio BST
giusto per renderla un po' più leggera, ancora un po' più esclusiva. E poi abbiamo la scoreggina, qui come la chiamo io. E poi questo è un altro progettino che arriverà a breve. motoscoreggia. Ma questo non ne parliamo. Non ne parliamo. No, questo è un altro progettino. Diciamo solo che ho fatto una delle cose che mi riescono meglio. Rompere il motore, rompere il motore, rompere il motore. Quindi ragazzi, io direi che per il momento e solo per il momento è tutto. Video di ricostruzione e poi vedremo se arriva in tempo i cerchi e si riesce a calibrare tutto. Si deve ricalibrare contachilometri, contagiri e quant'altro. Carburazione, prima di Carburazione, rompere il esatto, risquagliarlo un'altra volta. Vediamo se riusciremo a portarla al 16. Vediamo che succede. Siamo positivi. Per ora vi ringraziamo, tanti saluti a buon Paolo anche, che vedrete spesso, e ci vediamo alla prossima. Grazie.